Il mistero del sangue di San Pantaleone, 2 nazioni, un solo miracolo. San Pantaleone è stato un martire cristiano del IV secolo, vissuto durante il regno dell'imperatore romano Diocleziano, noto per le sue persecuzioni contro i cristiani. Nato a Nicomedia, nell'attuale Turchia, Pantaleone era un medico di professione. La sua conversione al cristianesimo avvenne grazie a San Ermolaio, un prete cristiano che gli insegnò la fede e la carità verso i malati. Dopo la sua conversione, Pantaleone iniziò a curare i malati senza richiedere alcun compenso, attirando l'invidia dei suoi colleghi pagani. Le autorità romane lo accusarono di tradimento verso gli dei pagani e, dopo essere stato arrestato e sottoposto a vari strumenti di tortura, Pantaleone fu decapitato il 27 luglio 305 d.C. Durante il suo martirio, il suo sangue fu raccolto e conservato come reliquia. Ogni anno, il 27 luglio, a Ravello, una città sulla costiera amalfitana, si verifica un fenomeno noto come il miracolo del sangue di San Pantaleone. In un'ampolla custodita nel Duomo di Ravello, una basilica dedicata a Santa Maria Assunta e San Pantaleone, si trova una sostanza di colore scuro che si ritiene essere il sangue del santo. Il fenomeno consiste nella trasformazione del contenuto dell'ampolla. Il sangue, normalmente scuro e coagulato, sembra sciogliersi e diventare rosso rubino senza apparente causa fisica. La sostanza, divisa in 4 strati eterogenei, vede il terzo strato trasformarsi durante la liquefazione. Questo evento avviene senza alcuna sollecitazione meccanica, poiché l'ampolla rimane nella sua camera e non viene toccata. La reliquia del sangue di San Pantaleone fu portata a Ravello da commercianti dell'Italia meridionale che percorrevano le rotte del Mediterraneo, probabilmente prima del 1112, come documentato dalla consacrazione di un altare al santo da parte del vescovo Costantino Rogadeo. Originariamente custodita nella chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli, la reliquia venne successivamente trasferita a Ravello, diventando il tesoro più prezioso del martire. Il miracolo della liquefazione del sangue di San Pantaleone non avviene solo a Ravello. Un fenomeno simile si verifica anche in Spagna, nello stesso giorno, il 27 luglio. La reliquia spagnola è custodita nella chiesa del Real Monasterio della Encarnación a Madrid fin dal XVII secolo. Questa reliquia giunse in Spagna grazie a Papa Paolo V, che rivendicò una piccola porzione del sangue di San Pantaleone e la donò alla contessa di Miranda. La figlia della contessa, monaca agostiniana nel monastero dell'Incarnazione, portò con sé la preziosa reliquia, che include anche un osso del santo. Contrariamente a quanto riportato in passato, sono stati effettuati studi sul fenomeno della liquefazione del sangue di San Pantaleone. Nel 2005, Ravello è stata sede di una riflessione culturale e scientifica su questo prodigio. Il professore Esposito del Secondo Policlinico di Napoli e il dottore Ulisse Di Palma, cardiologo dell'ospedale San Leonardo di Salerno, hanno discusso il fenomeno in una conferenza che ha attratto anche i non addetti ai lavori. Il professore Esposito ha illustrato dettagliatamente la composizione e le dinamiche biochimiche del sangue umano, enfatizzando l'eccezionalità del fenomeno di liquefazione e successiva coagulazione ciclica del sangue di San Pantaleone. Ha spiegato che, una volta coagulato, il sangue non può più ritornare allo stato liquido attraverso processi naturali, rendendo il fenomeno ancora più sorprendente. Il dottor Di Palma ha condotto osservazioni fotografiche dettagliate, documentando le fasi del miracolo con termini meteorologici, evidenziando una sequenza di tempesta e quiete che si conclude con la visione del sangue rosso rubino. Queste osservazioni sono state registrate su un DVD per futuri studi. Ogni anno, il 27 luglio, Ravello celebra San Pantaleone, suo patrono, con una serie di festeggiamenti che coinvolgono l'intera comunità e attirano numerosi visitatori. La giornata inizia con celebrazioni liturgiche nel Duomo di Ravello, dove è custodita l'ampolla contenente il sangue del santo. Questo sangue, secondo la tradizione, si liquefà miracolosamente durante la festività, un evento che i fedeli considerano di buon auspicio. La festa prevede una solenne processione per le vie della città, durante la quale la statua del santo viene portata in corteo dai fedeli, accompagnata da musiche di complessi bandistici e concerti sinfonici che animano l'atmosfera. Le strade si riempiono di luci, bancarelle e colori, trasformando Ravello in un vivace centro di devozione e celebrazione.